Ci sono storie che dovrebbero restare chiuse in una stanza, serrate, sigillate, e poi ci sono storie che sfondano la porta. Di notte lui non dormiva, usciva. E no, non per fare una passeggiata. Andava nei posti dove il silenzio pesa più del buio e tornava a casa con souvenir che nessun turista sceglierebbe. Non era il classico criminale da film. Niente rapine, niente inseguimenti. I suoi crimini sembravano inventati per un film horror. Lui non era un uomo qualunque. Trasformava la follia in arredamento, creava vestiti, ma non li trovavi in nessuna boutique. E il dettaglio più inquietante, non cercava soldi, non cercava vendetta, gli piaceva. Punto. Per lui, infilarsi di notte in un cimitero era un hobby, come per altri collezionare francobolli, solo che i suoi non finivano in un album. E mentre il resto del mondo passava le domeniche a tagliare il prato, lui passava le notti a tagliare qualcos'altro. Il suo nome? Edward Theodore Gein. Per tutti, semplicemente Ed. Dopo la morte del fratello, nel maggio del 1944, un incidente? O qualcosa di molto più oscuro? Il silenzio calò su Plainfield. Dal 1947 al 1957, 6 persone svanirono nel nulla. Coincidenze? O qualcuno stava collezionando più di semplici ricordi? E soprattutto, quante altre storie sono rimaste sepolte con loro? Dicono che sia morto nel 1984. Dicono. Ma e se non fosse così? E se per una notte fosse tornato a camminare libero? Ma le storie sono bastarde, sanno cambiare forma e a volte ti bussano alla porta. Questa è una di quelle storie, la storia della notte in cui Ed Gein tornò. La notte è silenziosa, troppo silenziosa. E quando il silenzio è così, o è pace, o è la fine. In un paesino del Plainfield, la gente imparò presto che certe porte è meglio non aprirle. Dietro quella di Ed Gein, il silenzio aveva un odore che non si dimentica. Era il 1957 quando la polizia lo arrestò. Dentro casa trovarono l'impossibile, o forse l'innominabile, qualcosa che sfidava ogni logica, teschi trasformati in ciotole, comode per la zuppa forse, sedie dal look inquietante, tazze che non useresti neanche per il peggior tè, maschere che non vorresti mai vedere, tutte rigorosamente made in vicino al cimitero, perché non avevano nulla di festivo. E lui? Un assassino, sì, ma forse anche un artista con un gusto davvero discutibile. Lo rinchiusero al Central State Hospital for the Criminally Insane. Perché finì al manicomio? Non per una rapina, non per uno scatto d'ira, ma perché aveva trasformato la sua casa in un museo dell'orrore, un museo a ingresso gratuito, solo che il biglietto era la tua vita. Processo? No. I medici dissero che non era capace di affrontarlo. La sua mente era altrove. Pareti bianche, porte chiuse, giorni identici, fino al trasferimento al Mendota Mental Health Institute. E lì rimase. Stesso schema, stesso silenzio, stesso Ed. Nessuna fuga. O forse sì? Chi può dirlo con certezza? Dopotutto, le mura di un manicomio sono alte. Ma le mura della mente? Quelle sono un'altra storia. Nessun massacro. Almeno non fuori. Solo una lenta, inesorabile attesa. Un ticchettio invisibile. Come se Ed sapesse che il tempo, prima o poi, sarebbe stato dalla sua parte. Il Mendota Mental Health Institute non era un ospedale psichiatrico. Di certo, non era un albergo a 5 stelle. Era una gabbia per menti rotte, pareti bianche, ma fredde come acciaio. L'odore di disinfettante non cancellava il sangue della memoria. Ogni notte le urla si intrecciavano al buio. E lui, sempre lì, seduto, calmo, troppo calmo. Come se stesse aspettando te. Come se sapesse qualcosa che gli altri non sapevano. Per i medici era un caso interessante. Per le guardie era quel tipo che non voglio incontrare in un corridoio buio. Ma c'è una cosa che nessuno dice mai. Ed ascoltava, sempre. Registrava ogni parola, come se stesse preparando qualcosa, e quando ti accorgi che la porta è chiusa, è già troppo tardi. Dicono fosse il 17 ottobre 1978, una notte senza luna. Nebbia che ti si appiccica alla pelle. Il Mendota Mental Health Institute. Quella notte respirava diversamente. Le luci tremavano come fiammiferi in una tempesta. Un brivido percorse i corridoi, ma non era il freddo. Poi, blackout. 3 secondi. Forse 4. Breve, ma sufficiente. Ma bastano 3 secondi per cambiare tutto. Le porte elettriche, tic. Le serrature, clac. Le telecamere, buio. Un corridoio, vuoto. Un letto, freddo. Un paziente, sparito. Ed Gein era fuori. Sì, fuori. Coincidenza. O qualcuno aveva deciso di regalargli la notte. Colpo di fortuna? O una mano amica? E molto, molto complice. Aveva girato la chiave con un sorriso. Il mostro che non doveva mai uscire. L'uomo che aveva fatto di una pelle un paralume. Era fuori. E la domanda più diabolica, quella che brucia ancora nella gola. Perché? Per curiosità? Per vedere cosa sarebbe successo? Per ascoltare, nell'oscurità, quel ridere lento e disgustoso? O, peggio ancora, per godersi lo spettacolo, seduti in prima fila, mentre la paura si diffondeva come un incendio? Immaginate la scena. Lui cammina.
Non corre, non scappa, cammina, come se fosse a casa sua, perché in fondo lo era, e il paese era il suo salotto. Ed non correva, non urlava, camminava, come un turista, che conosce già la strada, come se fosse uscito per comprare il pane, solo che il pane non era in lista. Sai cosa c'è di ironico? Che lo cercavano ovunque, tranne che nei posti ovvi. Come se un lupo, una volta libero, decidesse di correre lontano. No, il lupo resta vicino, sente l'odore e aspetta. Il paese dormiva con la luce accesa, come se la corrente potesse fermare l'oscurità. Illusi. Lui si muoveva piano, troppo piano per essere un fuggitivo, come se fosse sicuro che nessuno avrebbe osato fermarlo. E forse aveva ragione, perché c'è un'altra cosa che nessuno dice mai. La paura immobilizza, ti toglie la voce, ti taglia le gambe, e in quel silenzio lui si sentiva a casa. E il più grande scherzo del male non è il coltello, non è il sangue, è il far sembrare tutto normale. Sai qual è la differenza tra un pazzo rinchiuso e uno libero? Il primo lo puoi contare, il secondo ti conta. Plainfield non dorme. I cani abbaiavano come se vedessero fantasmi, e nelle case le chiavi giravano più veloci del solito. Chiudere a chiave serviva davvero? O era solo un modo per illudersi? Un contadino disse di aver visto un'ombra nel mais, alta, magra, con un sacco in spalla. Il sacco si muoveva. La leggenda dice che la prima porta su cui bussò non era chiusa. Dentro una coppia. Dormivano. O almeno fino a quando il letto non cominciò a scricchiolare. E no, non per quello che pensate. La moglie sparì. Il marito fu trovato. Smontato. Letteralmente. Sul comodino, un biglietto. Bel copriletto. Ora è mio. Non soldi. Non gioielli. Solo un copriletto. E la certezza che chi l'ha preso è stato qui, vicino a te, mentre dormivi. Era solo un furto? O un avvertimento? E la domanda più scomoda non è cosa ti abbia portato via, ma cosa abbia deciso di lasciarti. La storia dice che a mezzanotte entrò nella casa di una vedova, una donna sola, una donna che aveva un armadio pieno di vestiti e un cuore pieno di ricordi. Quella casa non fu mai più aperta, la porta rimase chiusa, ma i vicini sentivano passi e qualcuno rideva. La polizia arrivò quando era troppo tardi, sempre troppo tardi. E allora iniziò la caccia, o almeno così la chiamavano loro. Pattuglie ovunque. Sirene laceravano il buio, caos nelle strade. L'aria sapeva di paura, le ombre correvano più veloci degli uomini. Fari che cercavano un'ombra, che forse li stava già guardando. Ogni fruscio diventava un passo, ogni ombra un sospetto. E più correvano, più capivano una cosa: non lo stavano inseguendo, era lui che li stava guidando. La caccia era iniziata, sì, ma il cacciatore non era dalla parte della legge. E la domanda si faceva sempre più pesante: chi avrebbe trovato chi? E soprattutto, in che condizioni? Le strade erano vuote, le case buie, e nel bosco c'era odore di fumo e carne. Ma fermiamoci un attimo. Davvero pensate che Ed Gein fosse un animale braccato? No, quello era il suo terreno di caccia. Si dice che la polizia lo riprese 3 giorni dopo, in un fienile, calmo, seduto, a intagliare qualcosa con un coltello. E sapete qual era la cosa più inquietante? Sorrideva di piacere, come se tutto fosse andato esattamente come aveva previsto. Lo riportarono al manicomio. Disse una sola frase: vi avevo avvertiti. E poi giurarono che non era mai scappato, che era stata solo un'allucinazione collettiva. Davvero? Un'allucinazione? Allora spiegatemi, dove sono le 5 persone che mancano ancora? Ma ditemi, il male può davvero essere rinchiuso? O cambia solo indirizzo? E se una notte bussassero alla tua porta e fuori ci fosse solo il buio, saresti abbastanza coraggioso da aprire? O faresti finta di non essere in casa? Il caos non sempre arriva correndo. A volte passeggia. Si mescola alla folla, sorride. Viviamo convinti che il pericolo sia lontano, che lo si possa vedere, che abbia sempre un'arma in mano. Ma il vero male non fa rumore, non entra sfondando la porta. Si siede accanto a te, ti offre una tazza di caffè, ti augura buona giornata. E tu saresti in grado di riconoscerlo? Il male, intendo. Non quello con la maschera e il coltello alzato. Quello vero, quello che ti sorride, ti stringe la mano e ti guarda negli occhi senza che tu capisca perché ti senti a disagio. Ce l'hanno mai spiegato a scuola? No. Ci hanno insegnato a risolvere equazioni, a fare analisi del testo, ma non a capire quando qualcuno ci sta mentendo con un sorriso. Un'app per difendersi? Non esiste. E quando la inventeranno, sarà gratuita? O sarà lui a offrircela per primo? Ecco perché la verità è scomoda. Il male invisibile non è dietro l'angolo, è già dentro la stanza e sta aspettando solo che tu lo inviti a restare. Pensiamo sempre che le storie abbiano una fine, che il mostro venga catturato, che la porta si chiuda, che possiamo tornare a dormire. Ma il male non legge i copioni, non aspetta i titoli di coda, non ha bisogno di un ultimo atto, perché quando credi che sia tutto finito, è proprio lì che ricomincia. E la vera domanda è: se questa fosse solo la prima parte della storia, saresti pronto a vivere la seconda? E il dettaglio più inquietante: forse, in un certo senso, ha vinto lui. Perché il suo corpo è morto nel 1984, ma il suo nome, quello non è mai uscito dal manicomio.
Non ne ha avuto bisogno. È uscito direttamente nella testa di tutti noi. È ancora qui, con noi. Nelle storie e leggendari film sui serial killer. Nei personaggi come Norman Bates di Psycho. Perché Ed Gein non è mai uscito. Ma la sua ombra, quella sì, continua a camminare.